Ciao ragazzi, continuiamo con la nostra piccola rubrica Suonare con tre accordi e vediamo come suonare con tre semplicissimi accordi nello stile di uno dei chitarristi rock blues che ha fatto la storia della musica, Carlos Santana. Anche in questo caso dubito che qualcuno di voi possa non aver mai sentito nominare Santana o non aver mai ascoltato almeno una volta nella vita uno dei tantissimi brani che hanno reso celebre Santana in tutto il mondo, come Europa, Samba Patì, Smooth, Corazon Espinado, Maria Maria, Black Magic Woman e tantissimi altri brani che hanno reso famoso Santana in tutto il mondo. Carlos Humberto Santana Barragas, conosciuto da tutti come Carlos Santana, è un chitarrista messicano nazionalizzato statunitense. Nasce nel 1947 nello stato del Jalisco in Messico da una famiglia di musicisti. Il padre era un violinista mariachi e anche il nonno suonava il corno francese nella banda municipale. All'età di 11 anni la famiglia si trasferisce a Tijuana, sempre in Messico, dove Carlos inizia a suonare da autodidatta la chitarra e si guadagna da vivere intrattenendo i turisti statunitensi in visita in Messico, suonando per strada. Nel 1961 la famiglia decide di trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Si trasferiscono a San Francisco, in California, dove lì Carlos ottiene la nazionalizzazione statunitense, diventa un cittadino americano. In quel periodo Carlos Santana lavorava come lavapiatti, ma non aveva mai abbandonato quella che era la passione per la musica. Quando poteva e di nascosto si recava al Fillmore Auditorium ad ascoltare i suoi artisti preferiti, tra cui Muddy Waters e tanti altri chitarristi che si esibivano al Fillmore Auditorium in quel periodo. Nel 1966 il chitarrista Tom Fazier decide di formare una rock band. Carlos Santana diventa la voce e la chitarra di quella rock band, Mike Carabello si trova alle percussioni, Rod Harper alle batterie, Gus Rodriguez al basso e Greg Rolli come voce e organo. Iniziano le registrazioni dell'album e nel 1969 esce il loro primo album, l'album omonimo, Santana, che ebbe parecchio successo. Firmarono con la Columbia Records e iniziò lì proprio la carriera dei Santana. Nel 1970 pubblicano il loro primo vero album di successo che è Abraxas. Abraxas, ancora oggi, è considerato uno dei migliori album di sempre. In quel periodo vende oltre 4 milioni di copie e per lo stile innovativo per l'epoca, entra nelle classifiche del Regno Unito dove rimane per parecchie settimane. Il loro promoter Bill Graham, che è stato un loro fan fin dall'inizio, gli dà la possibilità di esibirsi proprio al Fillmore Auditorium dove Santana andava ad ascoltare i suoi artisti preferiti. Sempre Graham gli dà anche la possibilità di esibirsi al Festival di Woodstock, dove la loro esibizione riscuote parecchio successo. Con l'album Abraxas, vendendo oltre 4 milioni di copie, inizia il vero successo dei Santana. L'anno successivo, nel 1971, pubblicano un altro album che è Santana 3, che non ha lo stesso successo di Abraxas, ma è comunque un album di successo perché vende oltre 2 milioni di copie. Nel 1972 iniziano le frizioni interne all'interno del gruppo. Nascono delle divergenze soprattutto per l'uso eccessivo di stupefacenti che inficiava quelle che erano le performance live e anche dal punto di vista stilistico su quello che doveva essere lo stile della band da tenere negli album successivi durante le registrazioni. Proprio in quell'album, durante la registrazione dell'album Caravanserai, alcuni dei membri, tra cui Greg Rolli, abbandonano la band. Il susseguirsi poi nella carriera di tantissimi elementi che sono cambiati all'interno della band dei Santana è così tanto basta da non poterne fare realmente un elenco. Sempre nello stesso anno, nel 1972, il Carlos Santana diventa fan, molto fan, della Mahavishnu Orchestra e del suo chitarrista John McLaughlin. John McLaughlin è venuto a conoscenza di quello che era l'interesse di Carlos Santana per la meditazione, lo presenta a un guru che lo prende come suo discepolo e diventa discepolo di questo guru cambiando la sua formazione culturale. In quel periodo, nel 1972, dopo l'album Caravanserai, fa un cambio di formazione e un cambio stilistico in quello che era lo stile dei Santana. Grazie alla sua meditazione, alle sue visioni, ha cambiato anche lo stile, si è interessato più al jazz, al fusion, alle musiche orientali, alle musiche indiane e ha fatto proprio un cambio di stile rispetto a quelli che erano gli album precedenti, soprattutto Abraxas e Santana 3. Inizia lì il declino della carriera
di Santana. Gli album successivi, da Welcome in poi, per tutti gli anni 70 non sono stati un successo per Santana, sono stato un completo fallimento. Le vendite crollano, tanto che la Columbia Records cessa il contratto con Carlos Santana. Carlos Santana va a firmare poi con un'altra etichetta molto importante che è la Polygram. Con la Polygram all'inizio degli anni 80 decidono di fare un nuovo cambio stilistico e di pubblicare degli album che sono più radio friendly, più orecchiabili, che possano attirare di più l'interesse per il pubblico. Ma è proprio in quel periodo che c'è un cambio della cultura pop negli anni 80 che va a inficiare nuovamente le vendite. Le vendite degli album di Santana non decollano, anzi crollano. Gli anni 90, tutti gli anni 80 continuano su questo stile. Gli album non decollano, non hanno vendite, non entrano in classifica e la carriera di Santana va sempre di più verso il basso. Anche negli anni 90 la situazione non cambia. Gli anni 90 non sono stati assolutamente un successo per Santana. Nel 1994 pubblica un album che è Santana Brothers, che è un totale fallimento. Le vendite continuano a calare e in quel periodo anche la Polygram stacca il contratto con Carlos Santana e Santana si ritrova completamente senza contratto. Tutti gli anni 70, tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90 sono stati un completo fallimento per la carriera di Carlos Santana. Tutti gli album non sono stati degli album di successo, neanche i singoli sono mai entrati in classifica. È soltanto nel 1999 che Carlos Santana ottiene il successo mondiale grazie alla pubblicazione dell'album Supernatural. Con Supernatural Santana vende oltre 20 milioni di copie, vince 9 Grammy Awards e il suo singolo Smooth rimane in classifica, soprattutto negli Stati Uniti, al primo posto per oltre 12 settimane. Anche i singoli successivi, Maria Maria e Corazon Espinado, rimangono al primo posto delle classifiche per parecchie settimane. Grazie a quell'album Carlos Santana vede il successo mondiale che, come potete vedere, inizia la carriera nel 70 con un album di successo che è Abraxas, considerato ancora oggi uno dei migliori album di sempre. Poi negli anni 70, tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90 fino al 1999 sono un completo fallimento. Con Supernatural vince 9 Grammy Awards come album dell'anno, registrazione dell'anno, singolo dell'anno e tantissimi altri Grammy Awards, 9 Grammy Awards grazie all'album Supernatural. Con Supernatural rientra Supernatural dalla Billboard, è considerato uno dei migliori album di sempre insieme ad Abraxas e la rivista Rolling Stones lo considera uno dei migliori 100 chitarristi, lo mette nella classifica dei migliori 100 chitarristi al 15° posto. Quindi, come potete vedere, non sempre la carriera di un artista è un successo fin dall'inizio, ma nel caso di Santana, proprio per le sue influenze dedicate alla meditazione, al jazz, al fusion e a quelle melodie che sono risultate meno orecchiabili rispetto alle altre che sono state pubblicate nel 99 da Supernatural, per tutti gli anni 70, 80 e 90 Santana ha rischiato il vero declino, rimanendo anche senza contratto. Dal 1999 in poi sono stati pubblicati altri album che non hanno mai raggiunto quello che è il livello di Supernatural, ma grazie a quell'album nel 99 Supernatural Santana è diventato uno dei migliori chitarristi rock blues con influenze latin di sempre. Rolling Stones lo mette al 15° posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi di sempre e l'album Supernatural ancora oggi è considerato uno dei migliori album di sempre. Lasciando noi adesso un attimo da parte quella che è la storia e la vita di Carlos Santana, vediamo come suonare con 3 semplicissimi accordi nello stile di questo chitarrista. Gli accordi che noi utilizzeremo sono semplicemente 3 e sono il La minore, il Re minore settima ed il Mi minore settima. Con questi 3 accordi presi in questa posizione suonerò una piccola ritmica nello stile latin che è tipico di Carlos Santana. La ritmica suona in questo modo. La ritmica ha proprio il tipico andamento latin e suona in questa maniera.
tu, tra cha, tu cha, tu 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 tra cha. Su questa ritmica, con gli stessi accordi presi in prima posizione, suonerò un piccolo arpeggio che si andrà a sovrascrivere a questa ritmica. Gli accordi, sempre gli stessi, La minore, Re minore settima e Mi minore settima, presi in prima posizione, hanno questa diteggiatura. Il La minore, il Re minore settima ed il Mi minore settima. Con questi tre accordi presi in questa posizione registrerò un piccolo arpeggio che si sovrascriverà alla ritmica che abbiamo visto poco fa. L'arpeggio suona in questo modo. Questo arpeggio si andrà a sovrascrivere all'altra registrazione suonando contemporaneamente. Su queste due registrazioni registrerò anche un giro di basso. La band dei Santana è fatta da voci, organi, chitarre, bassi, fiati, quindi per rendere un po' tutto nello stile di Santana registrerò anche un piccolo giro di basso che suona su questi tre accordi, sul La minore, sul Re minore e sul Mi minore settima. Il giro di basso suona in questo modo. Questo giro di passo si andrà a sovrascrivere alle altre due registrazioni. Per rendere un po' ancora di più tutto nello stile di Carlos Santana, su queste registrazioni registrerò, utilizzando la mia chitarra come se fossero delle congas, delle piccole percussioni. Semplicemente batterò le mani sulla chitarra, sui pick-up e sulla tastiera, suonando in questo modo. Suonerò la chitarra proprio come se fossero delle congas, batterò sui pick-up e sulla tastiera della chitarra per dare un basso e un battito più alto come se fossero proprio delle congas che si andranno a sovrascrivere sulle altre registrazioni delle due chitarre e del basso che vi ho mostrato poco fa. Su questa registrazione suonerò qualche piccolo fraseggio nello stile di Carlos Santana. Carlos Santana è un chitarrista poliedrico, questa volta non utilizzerò soltanto una scala, ma ne utilizzerò due. Utilizzeremo la scala di Do maggiore e la scala di La minore pentatonica. Naturalmente adesso io non vado a costruirvi tutti i box della scala di La minore pentatonica e della scala di Do maggiore, quindi tutte le scale modali costruite sui gradi di Do maggiore, però sul canale trovate entrambe le lezioni dedicate alle scale greche, con tutte le diteggiature che si vanno a costruire sulla scala di Do maggiore, e anche una lezione dedicata a quelli che sono tutti i box della scala di La minore pentatonica. Potete andare a esercitarvi con quelle posizioni e con quelle diteggiature e poi divertirvi con questa piccola registrazione nello stile di Carlos Santana. Adesso io vi mostro semplicemente il primo box di Do maggiore e il primo box di La minore pentatonica. La scala di Do maggiore, partendo dall'ottavo tasto alla sesta corda, ha questa posizione. L'altra scala che utilizzerò è la scala di La minore pentatonica. Vi mostro adesso il primo box della scala di La minore pentatonica partendo dal quinto tasto sulla sesta corda, che ha questa diteggiatura.
Per creare e improvvisare i miei piccoli fraseggi io mi muoverò soltanto sui box di queste due scale, passando dalla scala di Do maggiore alla scala di La minore pentatonica e viceversa. Non utilizzerò altre scale, mi muoverò con i box di queste due scale lungo tutto il manico della chitarra. Adesso iniziamo con la nostra registrazione. Registriamo prima la ritmica con gli accordi presi in questa posizione. 1, 2, 3, 4. La nostra ritmica è stata registrata. Adesso su questa ritmica vado a registrare con gli stessi accordi in prima posizione l'arpeggio che vi ho mostrato poco fa, che si andrà a sovrascrivere su questa ritmica. Registriamo adesso l'arpeggio in prima posizione. Le due registrazioni si sono sovrapposte. Adesso andiamo a registrare il giro di basso che si muove sempre su questi tre accordi, che si andrà a sovrascrivere su queste due registrazioni. Il giro di basso suona sempre su questi tre accordi. Registriamo il basso. Anche il basso è stato registrato. Adesso registriamo, facciamo l'ultima registrazione battendo le mani sulla chitarra come se fossero delle congas. Registriamo delle piccole percussioni che renderanno più tutto questo giro nello stile di Carlos Santana. Registriamo le congas. Le nostre congas sono state registrate. Adesso su questo piccolo giro suonerò qualche piccolo fraseggio utilizzando le due scale che vi ho mostrato poco fa, la scala di Do maggiore e la scala di La minore pentatonica. Suoniamo un po' nello stile di Carlos Santana.
Bene ragazzi, spero di avervi reso l'idea con questi piccoli fraseggi. Mi sono semplicemente mosso sulla scala di Do maggiore e sulla scala di La minore pentatonica, alternando le due scale, con qualche piccola legatura, con qualche piccolo bending senza nulla di esagerato, con qualche piccolo fraseggio che si trascina anche un po' oltre, sono delle note puntate, che si vanno a trascinare anche un po' oltre la misura. Tutto questo rientra nello stile sperimentale, in questo Latin blues, che è tipico della musica di Carlos Santana. Ragazzi, io spero di avervi reso l'idea, voi non è necessario che effettuate le 4 registrazioni come ho fatto io, vi basta registrare i 4 accordi, i 3 accordi, il La minore, il Re minore settima ed il Mi minore settima, e divertirvi con le due scale, la scala di Do maggiore e la scala di La minore pentatonica. Servirà anche per insegnarvi piano piano a combinare le due tonalità e a passare da un box di una scala all'altro seguendo quelle che sono le note in comune fra le due diteggiature. Ragazzi, come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, voi me lo scrivete nei commenti, io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come al solito, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete il video, suoniamo tutti questo magnifico strumento che è la chitarra, ma soprattutto, ragazzi, ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche nello stile Latin Blues di Carlos Santana.